Bentornati sul mio canale. Prima di vedere di cosa si tratta in questo progetto, vi ricordo l'iscrizione che è gratuita, semplicemente non andrete a perdervi qualche video. Bene, vediamo l'occorrente per il progetto di oggi. L'occorrente è il metro, un paio di forbici, un ago per cucire. Per quanto riguarda l'uncinetto da utilizzare è il numero 4. Invece il filato è una novità per quanto riguarda noi, perché praticamente l'abbiamo utilizzato solo nella versione Lurex, mai in tinta unita. Adesso vi dico le caratteristiche. Praticamente abbiamo 100 grammi e sono ben 440 metri di filato, quindi veramente una resa incredibile da utilizzare con l'uncinetto 2,5, ma come vedete non è detto, perché noi stiamo utilizzando il numero 4 per quello che andremo a fare. Quindi vi dico sempre di utilizzare gli uncinetti che vi vengono consigliati, ma soprattutto di adattare l'uncinetto in base al progetto che si va a fare. Vediamo subito di cosa si tratta. Avete necessità anche dell'uncinetto 3,5 caso mai decidete di avere delle maniche più strette, senza andare a diminuire ma semplicemente a cambiare l'uncinetto. Il progetto che andremo a fare oggi è una maglietta molto facile che pesa pochissimo, grazie al fatto che andremo a utilizzare un punto molto aperto. Il trauma poi nell'indossare questa maglietta è fantastico e bellissimo. Per di più è un punto che si può utilizzare sia con dei filati invernali che con dei filati estivi, quindi veramente bellissimo. Poi non solo, poi alla fine del video vi darò anche qualche altra indicazione. Intanto io mi sono portata avanti, ho fatto la prima parte della maglia, che è quella lavorata in tondo, cioè mi sono portata da sotto, quindi dai fianchi ad andare fin sotto la parte dove andremo a dividere il nostro lavoro, qui praticamente, e andremo a lavorare dopo sul davanti e sul dietro, così riusciamo a ricavare praticamente le maniche in questo caso. Quindi fin qua per circa 40 centimetri arriviamo e lavoriamo in tondo, ok? Dopodiché a un certo punto dividiamo con dei marcapunti per quanto riguarda gli scalfi delle maniche, e qui andremo a lavorare di andata e di ritorno. Cosa cambia in questo? Cambia il multiplo, perché fin qui abbiamo il multiplo del 4 perché ci chiudiamo in tondo. Dopodiché vi spiegherò come cambia il multiplo lavorandolo a pannelli. Prima di tutto vi farò vedere come si fa a lavorare il punto e come si fa ad arrivare fin lì. Ci tengo a precisare una cosa. Io quando ho iniziato questo progetto purtroppo non ero a casa e non avevo il metro dietro, quindi questa maglietta è veramente stretta. La mia idea iniziale era quella di fare una maglietta maxi che stia leggera, che cada addosso, quindi vi consiglio, rispetto alla vostra taglia, di mettere anche 5 oppure 10 cm in più, veramente, perché avete necessità a dargli un po' più di larghezza. È un punto che tende a stringere leggermente, soprattutto quando si va a lavorare le catenelle intermedie, quindi mi raccomando dovete avere una mano leggermente precisa in questo. Quindi per non fare il mio stesso errore, che poi mi viene, non è che non mi viene, però non avevo il metro dietro, sono andata ad occhio e è fissa, è molto ecco, attilata, però è bellissima lo stesso. Intanto dopo decidete voi se la volete larga come l'idea iniziale oppure un po' più stretta come la mia. Nel pezzo originale quindi io qui ho caricato 112 catenelle, ok? Poi l'ho ripreso a maglia alta, poi c'è il punto. Non vi preoccupate, adesso prendo il filo e andiamo a fare un piccolo campione da 20 catenelle. Ho fatto le mie 20 catenelle. A questo punto tenete la catenella iniziale sul davanti come me e andiamo a chiuderci qui nella prima, ok, con una maglia bassissima, questa maniera. Poi andiamo a fare una, 2 e 3 catenelle. Queste 3 catenelle praticamente è la prima maglia alta da lavorare. Carichiamo un uncinetto e andiamo a lavorare semplicemente delle maglie alte. Il mio bordo
iniziale è fatto così, non ho fatto altro, non ho fatto dei bordi elastici o qualcos'altro, ho preferito fare semplicemente un giro di maglia alta. Potete fare anche la maglia bassa, però secondo me è un po' più bella da vedere. Quindi adesso io vado a lavorare le 20 catenelle facendo semplicemente 20 maglie alte. Ci ritroviamo a chiudere. Andiamo a lavorare anche l'ultimo punto, quindi il 20°. Adesso ci chiudiamo 1 2 3 sulla terza catenella con un punto bassissimo. Ok, adesso dobbiamo iniziare a lavorare praticamente il punto aperto. E come facciamo? Allora, la prima riga si fa così: facciamo prima di tutto 3 catenelle che fungono da maglia alta, carichiamo l'uncinetto e andiamo a lavorare un'altra maglia alta, poi andiamo a fare 1 e 2 catenelle. Mi raccomando, lavoratele larghe, cioè non devono stringere, se no rischiate che la maglia poi nell'indossare venga molto più piccola. È per questo che vi dicevo di mettere come minimo 5-10 cm in più, datemi retta. Allora, carichiamo 1 2, saltiamo quindi 2 catenelle di base e facciamo la maglia alta, carichiamo ancora e facciamo un'altra maglia alta, poi facciamo 1 e 2 catenelle, carichiamo l'uncinetto, contiamo 1 e 2 saltate di base, poi andiamo a fare la maglia alta, così via per tutta la riga. Vi ricordo che io nel pezzo originale ci ho messo 112 catenelle, che in realtà sono poche per l'idea iniziale, però mi viene comunque la maglietta, e voi dovete mettere talmente tante catenelle multiplo di 4 finché arriva alla vostra circonferenza. Adesso io vado a chiudere questa riga. A questo punto non mi manca altro che fare 2 catenelle e chiudermi sulla prima maglia lavorata, quindi 1 2 che saltiamo, 1 2 3, qui ci chiudiamo sulla terza catenella, la prendo un po' più piena con una maglia bassissima. Eccolo qua. Adesso cosa facciamo? Se volete che le righe vengano come le mie dritte, cambiate il verso di lavoro, cioè giriamo il lavoro. Altrimenti, se non vi dà fastidio averle leggermente oblique, andate a lavorare in tondo. Però io le voglio belle dritte, di conseguenza faccio un punto catenella, lo blocco, giro il lavoro, entro qui alla base, vado a fare un punto basso, poi vado a fare 1 e 2 catenelle e poi entro qui sulla prima maglia alta, vado a fare un altro punto basso, ok, poi andiamo a lavorare 1 2 catenelle, senza caricare l'uncinetto vado a fare un punto basso e un altro punto basso. Quindi avete capito che il punto si lavora su 2 righe, una riga formata da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, e la seconda riga è fatta da 2 catenelle, 2 punti bassi, 2 catenelle, 2 punti bassi. Si cambia verso del lavoro ogni riga, soprattutto se volete che le righe siano belle e dritte. Se non vi cambia nulla perché le volete oblique, magari faremo, che ne so, un progetto in futuro, andate a lavorare in tondo semplicemente. Però se volete l'aspetto come il mio, bello dritto, dovete fare in questa maniera, quindi cambiare ogni volta che chiudete la riga, andare a cambiare il verso. Eccolo qua. Praticamente fra poco già vado a chiudere la seconda riga, perché comunque il mio campione è piccolissimo, ha semplicemente 5 motivi perché sono 20 catenelle. Adesso vado a fare 1 2 catenelle, mi vado a fare l'ultimo punto basso della riga e qui ho il primo che ho lavorato, di conseguenza vado a chiudermi con una maglia bassissima, ok?
ok? Eccolo qua. Vediamo la prossima riga. Come ho detto prima, vado a cambiare verso ogni volta e semplicemente vado a fare 1, 2 e 3 catenelle, giro il lavoro, quindi cambio verso, carico l'uncinetto e vado a entrare nel punto basso della base. Quindi ho le 3 catenelle che è come prima maglia alta, poi ho la maglia alta, la seconda fatta, che mi va sul punto basso sottostante. Poi vado a fare 1 e 2 catenelle, carico l'uncinetto, vado a fare una maglia alta sul punto basso prossimo e poi vado a fare anche la seconda. Praticamente sto semplicemente rifacendo la prima riga. Qui dovevamo contare, perché dovevamo contare i punti di base da saltare, qui semplicemente ce li avete già predisposti. Questo è il pezzo originale, a me mi mancano un paio di centimetri per arrivare a 40, di conseguenza vi faccio vedere come si lavora. Poi 1 e 2, carico, maglia alta, carico, maglia alta e così via. L'effetto finale è fantastico, ok? C'è questo incrocio veramente molto bello. Adesso quindi io vado a fare quello che mi manca per arrivare a 40 centimetri, poi ci ritroviamo per dividere il lavoro a metà, quindi metà andrà per la parte dietro, quindi per la schiena, metà per il davanti, andremo a lavorare più o meno 18 centimetri, 18-20 centimetri per lo scalfo delle maniche. Poi cambierà anche il modo di lavorarlo, perché avremo un multiplo diverso, non sarà più 4 ma avremo un multiplo da lavorare in linea. Sono andata a lavorare tutta la parte del busto, ho lavorato per circa 40 centimetri, però sta a voi decidere quanto la volete lunga. Dopo aver finito questo lavoro, semplicemente l'ho appoggiato, ho preso 2 marcapunti come li vedete, sono andata a contare i motivi e li ho messi a metà del mio cilindro, perché alla fine il busto è tutto lavorato in tondo, anche se andiamo a lavorare di andata e di ritorno. Poi semplicemente ho lavorato per la parte dietro, come vedete, questo pannello per circa 18 cm. Per quanto mi riguarda, lo scalfo della manica 18 cm per il dietro, 18 per il davanti, va più che bene. Ricordatevi sempre che è un lavoro molto elastico, perché sto utilizzando l'uncinetto 4 con un filo molto sottile. Poi vi farò anche vedere come si fa con la parte davanti. Sul dietro è uguale, identica, semplicemente sul davanti a un certo punto, quindi direi circa dopo 15 cm, andiamo a creare leggermente delle spalline. Io continuo a chiamarle spalline perché non saprei come definirle. Oppure andiamo a fare semplicemente uno scavo un po' più tondo. Come si fa? Si prenderanno dei marcapunti, andiamo a prendere la metà e lasceremo 10 e 10 cm rispetto alla metà, quindi circa 20 cm. Poi i motivi che rimangono sono quelli che dovremo andare a fare le cuciture. Adesso vediamo nella pratica in cosa consiste. Una per il dietro e già qui l'abbiamo fatta. Adesso entriamo proprio alla base dove c'è il marcapunti qua, anzi lo tolgo, ok? Entrate proprio qui e andiamo a fare semplicemente una maglia alta creata da 1, 2, anzi scusate, rispetto alle 3 iniziali che abbiamo lavorato nel corpo della manica, quindi andiamo a utilizzare solo 2, perché dopo non dobbiamo dare troppa elasticità ai manici, ok? Queste 2 sono la mia maglia alta, poi abbiamo bisogno delle 2 catenelle qui di base, quindi andremo a fare un'altra e un'altra ancora, quindi il totale è 4. Questo è l'avvio quando andiamo a fare la riga dei punti alti. Caricate, entrate sotto, andiamo a fare le 2 maglie alte, quindi 1 e 2, caricate,
andiamo a fare le prossime 2 maglie alte. Adesso io vado avanti e andiamo a finire questa riga dove c'è il marcapunti rosa. Sono arrivata nella prossimità del marcapunti rosa. Qui semplicemente andiamo a fare le ultime 2 catenelle. Vedete come le faccio larghe, così il lavoro non mi stringe. E caricate l'uncinetto, andiamo a entrare qui nell'ultimo punto basso disponibile. Facciamo la maglia alta, come vedete il prossimo è già lavorato. A questo punto giriamo il lavoro, iniziamo la riga praticamente con il punto basso. Entriamo qui nella maglia alta, andiamo a fare un punto basso e 2 catenelle, ok? Entrate direttamente nella prossima maglia alta e fate un punto basso, quindi la riga fatta normalmente, ok, che è quella del punto basso. Semplicemente questo è il lavoro da fare. Quindi per la riga alta si fanno 4 catenelle, 2 magari normali e 2 più larghe perché è la parte intermedia. Per quanto riguarda la riga col punto basso si fa un punto basso e 2 catenelle. Prima di continuare vi voglio far vedere anche come si finisce una riga dove ci ritroviamo con il punto basso. Semplicemente andiamo a fare le 2 catenelle e entriamo 1 e 2, entriamo qui nella maglia alta, facciamo il punto basso. Ora vado a lavorare anche per il davanti per circa 15 cm, dopodiché mi fermo e mi metto a prendere le misure per quanto riguarda lo scalfo, no, della testa, cioè bisogna mettere il marcapunti a metà e decidere quanto la vogliamo grande la scolatura. Ho diviso già la mia maglia come vedete fin qua praticamente, e questa parte la andremo a fare insieme, ma intanto vi volevo dire che ho messo il marcapunti rosa a metà del pannello, ok? Dopodiché ho lasciato 10 cm da una parte e 10 dall'altra, più o meno, perché comunque sia lo scalfo dopo risulta anche molto largo, che sarà comunque da riprendere un attimo. Poi sono andata a lavorare per 3 righe, quindi 1 2 3 righe di maglia alta e 3 di maglia col punto basso praticamente, per andare ad avere la parità delle stesse righe del pannello dietro. Prepariamo il filo, entriamo, allora 1 2 3, entriamo qui e facciamo semplicemente il punto basso. Prima di tutto un punto catenella, poi un punto basso, 2 catenelle e andiamo a fare la riga dei punti bassi, 2 catenelle, 2 punti bassi, 1 2 catenelle e andiamo a fare i 2 punti bassi fino al marcapunti. Adesso girate il lavoro e andiamo a fare un lavoro dove non è veramente a 90 scusate l'angolo, come vedete leggermente tondeggiato. Praticamente ho fatto in questa maniera, sono rientrata, ho fatto un punto basso e una catenella, ho caricato l'uncinetto, sono andata a fare la maglia alta. Nella prossima riga qui non andremo a lavorare fino alla fine, ci fermiamo alla maglia alta, comunque vi farò vedere. Adesso vado a fare le 2 catenelle e continuo la riga normalmente, finisco questa riga e poi vi faccio vedere come si conclude qui la prossima. Adesso vi faccio vedere, invece di andare a lavorare tutte e 2 le maglie alte, mi fermo a fare il punto basso solo qui nella prima, giro già quindi il lavoro e rientro, vado a fare un punto basso e 2 catenelle. Vedete che non è un angolo tipo così a 90, ma è leggermente tondeggiante. Adesso non mi resta che fare l'ultima riga di punto alto e l'ultima riga di punto basso, dopodiché andremo a fare la cucitura. Ho finito le righe che mancavano, ho lasciato un po' di filo e andiamo a fare la cucitura, però la facciamo sulla parte brutta. Decidete voi qual è, girate il lavoro, io lo giro per poco, quindi lo lascio un po' così e andiamo a fare la cucitura.
Allora, io ho finito nella parte dietro con la riga di maglie alte e anche sul davanti uguale, identico. Di conseguenza, quando andremo adesso a fare le cuciture, rimarranno vicine e sembrerebbe tipo un lavoro unico, quasi invisibile la cucitura. Quindi io entro qui nella maglia alta, 1, 2, 3, conto e vado a fare 2 passaggi, 1 e 2. Poi mi porto avanti nel lavoro fino ad arrivare al gruppo di maglie alte, ok, e le vado a cucire. 1, ne faccio un altro di passaggio così restano belle e solide, e 2, ok, così sulla parte bella vedete c'è lo spazietto tra le due maglie alte e sembra quasi un lavoro unificato, cioè non te ne accorgi della cucitura a meno che non giri il lavoro sulla parte brutta. Finisco anche gli 2-3 punti che mi mancano e poi ci ritroviamo per la manica. Questo è il risultato quasi finale, perché comunque ci manca la manica e ci manca il girocollo, ok. Prendo adesso l'uncinetto 3,5 e mi occupo della manica. Allora, io preferisco avere la riga a maglie alte sul davanti, perché andrò a lavorare sempre di andata e di ritorno, perché le voglio dritte. Quindi giro il lavoro, quindi mi metto sulla parte interna e entro qui dove sono andata a dividere i pannelli, quindi entro in questo punto basso, che è la base della prima riga del pannello davanti. Prendo il filo già pronto e vado a fare semplicemente un punto catenella. Tutti i fili che vi avanzano vi consiglio questa volta di utilizzare l'ago e di nasconderli per bene. Punto catenella, rientro e vado a fare un punto basso. Adesso vado a fare 2 catenelle, 1 e 2, entro qui dove c'è il punto basso del lavoro originale, vado a fare un punto basso e un altro, poi 1 e 2, salto la maglia alta, vado nel punto basso e vado a fare 1 e 2, 2 catenelle, salto la maglia alta, vado nel punto basso, 1 e 2. Come vedete adesso qua si fa un po' fatica, ma vi faccio vedere già sul lavoro finito. Il risultato è questo, vedete. La differenza si vede solo nel fatto che qui è un lavoro più compatto sulle maniche, invece sulla maglia è un lavoro più largo, perché ho utilizzato qui il 4 e qui il 3,5. Voi direte, ma c'è questa gran differenza? Effettivamente c'è già il punto di vista, perché qui è più morbida col 4, qui è leggermente più rigida. Rigida è un parolone, però per farvi capire, comunque i quadratini sono più piccolini. Se a voi non vi cambia avere delle maniche larghe, continuate tranquillamente col numero 4. Adesso io finisco quindi tutta la riga, ci ritroviamo per la riga con la maglia alta. Vado a fare le ultime 2 catenelle. Qui c'è già il punto basso, no? Che è il primo che abbiamo fatto, vedete. Mi chiudo qui sul pannello dietro con un punto basso. Mi chiudo con un punto bassissimo, ok? Poi vado a fare 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro, mi carico, faccio la maglia alta sopra il punto basso, faccio 2 catenelle dove ci sono le 2 catenelle e semplicemente vado a lavorare a maglia alta. 2 catenelle caricate, vado a fare la maglia alta, ok. Questo è il lavoro per tutta la manica. Adesso voi comunque sapete come si fa, perché l'abbiamo fatto fin qui. Allora, per quanto riguarda la manica, vedete che io ho fatto una diminuzione qua e un'altra un po' più giù, e sono molto visibili perché semplicemente ho tolto una riga, vedete, l'ho tolta. Quindi oltre a diminuire l'uncinetto vi farò vedere anche come diminuire. Ve ne accorgete solo
quando è così appoggiata, altrimenti non ve ne accorgete, perché comunque i quadratini continuano, vedete. È molto facile da diminuire, non vi preoccupate, ve lo farò vedere subito. Adesso io vado avanti, faccio un po' di righe. Io ho diminuito ogni 10, quindi ho 2 diminuzioni, alla 10ª riga e alla 20ª. Poi decidete voi se volete fare più diminuzioni o di meno. Adesso io continuo per un po', quando arrivo alla 10ª riga vi faccio vedere come si fanno. Ho lavorato le mie 10 righe, andiamo a fare la prima diminuzione. Vi ricordo che io ne ho fatte solo 2. Adesso semplicemente iniziamo la riga col punto alto, quindi andiamo direttamente a fare 3 catenelle. Carico, vado a fare anche la seconda maglia alta. A questo punto dovremo fare le 2 catenelle, invece non le facciamo, semplicemente girate, cioè nel senso caricate l'uncinetto, girate il filo sopra e andate a fare altre 2 maglie alte. Saltiamo anche queste 2 catenelle, andiamo avanti e facciamo direttamente le maglie alte. Adesso continuate a lavorare la riga normalmente. Quindi questa diminuzione la potete fare dove volete, io l'ho nascosta sotto il braccio perché così non si vede che la riga sarà interrotta. Come vedete sto concludendo la riga a punto alto, quindi quella dove abbiamo fatto la diminuzione, però per crearla, per chiuderla realmente mi serve di andare a iniziare di nuovo il giro con la riga del punto basso, quindi io adesso vado avanti, la faccio e qui quando arrivo praticamente a questo punto vi registro la parte su come andare a togliere questa riga. Sono arrivata al punto che vi dicevo, quindi vado a fare 1 e 2 punti bassi, poi vado a fare 1 2 catenelle, lavoro i punti bassi qui 1 e 2, poi queste 2 maglie alte che praticamente sarà proprio la riga che andremo ad annullare, le trasformo in 2 catenelle in questa maniera, quindi li salto e mi vado a chiudere la riga con il punto basso rimanente da fare. Vado con la maglia bassissima, stringo, mi avvio con 3 catenelle, giro il lavoro e semplicemente continuo il mio lavoro, praticamente ignoro tutto quello che c'è sotto, mi baso sulla prima riga disponibile, quindi vado a fare la maglia alta che mi manca, 1 e 2 catenelle e vado direttamente a lavorare il blocco di maglia alta. È veramente facilissimo fare la diminuzione, guardate, io questa adesso non la lavoro più, io ne ho fatte 2, però voi potete fare in base alla vostra necessità. Io l'ho fatta al numero 10 di righe, al numero 20. Adesso proseguo per tutta la lunghezza che mi serve per arrivare alla stessa lunghezza della manica già fatta e per quanto riguarda i polsini semplicemente sono andata a lavorare dei punti bassi in costa, semplicemente prendendo le righe con i punti bassi e con le maglie alte, quindi saltando le catenelle. Vedete, ho saltato e non ho fatto niente, quindi sono entrata 1 2, ho saltato le catenelle, 1 2, ho saltato le catenelle e il polsino risulta leggermente più stretto ma è anche abbastanza largo da poter essere indossato. Guardate, qui insomma avete la libertà voi di decidere come farla. Proseguo quindi la manica che mi rimane, ci ritroviamo per sistemare un attimo il girocollo, scusate il rumore, è da sistemare un attimo e da stringere perché abbiamo solo la riga di punti alti, quindi è un attimo da riprendere. Per quanto riguarda il girocollo non è che vado a fare delle diminuzioni, semplicemente mi baso sui punti già esistenti ma li do un po' più di corposità. Allora, qui è la cucitura che abbiamo sulle spalle, entro, prendo il filo già pronto,
vado a fare un punto catenella, blocco, rientro e vado a fare un punto basso. Poi mi limito a fare un punto basso per ogni punto disponibile. Qui c'è il punto basso, faccio un altro punto basso. Qui ho la maglia alta, quindi mi limito a fare 1 e 2 punti. Il cappietto potete anche nasconderlo dopo. Qua c'è un punto basso, quindi faccio un punto basso. Qui ho la maglia alta, quindi vado a fare 1 e 2 punti e così via. Vedete che già tende a essere leggermente più rigido. È normale che prima di fare questa cosa vi consiglio di provare la maglia, perché se è già molto stretta, andando a sistemare con la riga di punti bassi, dopo c'è il rischio che sia troppo stretta. Se alla fine di questa prima riga vi risulta molto stretta, vi consiglio di disfare il lavoro e fare magari qualche punto in più. Semplicemente io andrò a fare lo stesso lavoro come sulle maniche, quindi vado a fare 3 righe di punto basso in costa. Sarà un punto elastico ma leggermente più pulito. Adesso io continuo, poi alla fine quando vi farò vedere il progetto indossato magari mi avvicino e vedete un attimo l'effetto finale. Qui ho le catenelle, potete entrare semplicemente così oppure prendete solo metà punto, nel senso che entrate proprio nel lavoro e lasciate tipo una barretta del punto basso della catenella, scusate, che è visibile. Qui ho le maglie alte, quindi 1 e 2. Guardate, semplicemente un lavoro di ridargli un po' di corposità. Non dovete aumentare, caso mai avete la prima riga molto stretta, allora sì, altrimenti vi limitate a fare quello che è. Ed eccolo qui, il progetto finito e indossato. Mi piace tantissimo perché è leggero, ma è giusto, diciamo, per la stagione che stiamo vivendo, tiene il giusto caldo, sicuramente molto aperto. Di conseguenza questo è un progetto perfetto anche per quanto riguarda l'estate. Basta che voi cambiate il filo, potete passare a un cotone come il fioc cotone oppure a un filo di Scozia. Il discorso è un altro, che in base al filo cambiate un uncinetto, i quadratini usciranno più piccoli rispetto a quelli che vedete a me indosso. Comunque guardate già le maniche con mezzo punto di uncinetto in meno e guardate il corpo della maglia che è leggermente più grande. A me mi sta, non dico stretta perché non è vero, perché sennò non sarei riuscita a indossarla, ma siccome è un punto aperto di conseguenza risulta molto più elastico. Quindi non fate lo stesso errore che ho fatto io, cioè ho iniziato un progetto, quindi con la maglia iniziale, quindi la catenella, senza utilizzare il metro, di conseguenza come vedete è molto aderente, veramente tanto. La mia idea iniziale era quella che fosse una maglia molto morbida, che scendesse tantissimo. Quando io ho preso le misure mi sembrava che la catenella iniziale andasse più che bene. Va più che bene per quanto mi riguarda, perché comunque riesco a indossarlo, non è che non mi viene, però diciamo che non assomiglia molto a quello che ipotizzavo io. La volevo larga, come le maniche, vedete che stanno larghe, e volevo anche il corpo della maglia molto più largo. Quindi mettete come minimo 10 cm, 15 cm in più, così se la volete bella larga vi sta molto comoda. È molto facile da lavorare, come avete visto, perché lavoriamo fin qui in tondo, sempre lavorando di andata e di ritorno. Vedete che le righe sono belle. Se andavamo a lavorare solo in tondo, le righe risultavano più che altro in questa maniera qui, ok? Un po' oblique, adesso più o meno, in base alle righe che fate più inizia a essere obliqua. Io volevo che fossero delle righe dritte, come le vedete sono tutte dritte, quindi sono andata a lavorare di andata e di ritorno, questo fino ad arrivare allo scalfo delle maniche. Dopodiché la parte davanti e la parte dietro ho fatto solo righe di andata e di ritorno. Avete visto come ho diviso e come ho fatto i miei conteggi. Allora, poi sono andata a fare le cuciture qui sulle spalle, che sono veramente pochissime le maglie da unire. In realtà io le ho unite proprio nelle maglie alte, così ho cercato di mantenere, come vedete, il motivo anche sulle spalle
e non si nota, sembra quasi un pezzo unico. Ho ricavato le maniche e semplicemente mi avvicino con le maniche, sono andata a ripartire partendo con la maglia bassa, di conseguenza sembra tutto un pezzo unico, le nostre cuciture sono tutte nascoste. Ho ripreso il girocollo come per il polsino delle maniche, ho fatto delle righe a maglia bassa in costa, così risulta elastico ma anche abbastanza stretto. Ok, vabbè, qui sono gusti, potete farla leggermente più scollata oppure meno scollata, insomma qui decidete voi. Per quanto riguarda le maniche, sono comodissime, sono larghe, risultano più strette come punti, vedete, come quadratini rispetto al corpo della maglia, come ho detto prima, perché ho usato un uncinetto leggermente più piccolo. Per chi vuole già portarsi avanti, quindi per la stagione estiva, questa è una maglia perfetta. Cambiate filo, cambiate normalmente anche l'uncinetto, tenete conto di avere il multiplo del 4, dopodiché qui leggermente il multiplo cambia, ma non vi preoccupate perché il metodo ve l'ho fatto vedere. Bene, a me non mi resta altro che leggere i vostri commenti. Un bacio e ci vediamo al prossimo video progetto.